Ciao, io sono Chiara E io sono Augusto Duarte. e insieme siamo Ciclovine. Di dove sei, Augusto? Io sono di Alto Adige, nel confine con la Germania, un po' dopo il passo più stretto delle Alpi. Ho un po' di confusione. Di dove È sei, una Augusto? cittadina molto piccola, quasi 10 abitanti oggi, penso. Cioè, gli spiriti dei miei nonni, bisnonni, eccetera. No. Va bene, ma il mio accento voi potete capire che è di là dell'Alto Adige, non sono un romano, nonostante io abito con Chiara a Roma, e c'è un tocco di portoghesità, un tocco di brasilianità anche nel mio accento. Cos'è per te la bicicletta? La bicicletta è un mezzo per cambiare il mondo. Una breve sintesi. E per te, Chiara? Per me la bicicletta è libertà di esplorazione e conoscenza, perché ti permette di esplorare ti permette di esplorare i territori in maniera lenta e quindi di conoscere ogni singola parte di un territorio, ma nonostante questo puoi anche in una giornata, insomma, fare bei chilometri. E inoltre conoscenza, ma non conoscenza solamente dei luoghi, ma anche di se stessi, perché quando si sta facendo una salita magari molto impegnativa, ci si mette duramente alla prova e è come un parallelo con la vita, con i problemi di tutti i giorni. Poi quando si arriva su sembra di aver superato e scalato una montagna e dopo di quello c'è la gioia, la felicità della discesa. Cos'è per te la bicicletta? Questo. Tutto. Cioè, tutto. Non sono molto sintetica. Io sì. Esperienza più bella in bicicletta. La prima cosa, la prima esperienza che mi viene in testa è stato il primo viaggio che ho fatto in Brasile, che è una strada che si chiama Strada Reale e si parte dalla campagna di Minas Gerais e si arriva in Rio de Janeiro, in una piccola cittadina che si chiama Paraty. Questo è il Cammino dell'Oro. E perché si chiama Cammino dell'Oro? Perché proprio i portoghesi utilizzavano questa via per portare l'oro. E è stato il primo viaggio, non mi ero allenato per niente e avevo litigato con la mia ex moglie. Ho deciso di partire e ho detto me ne vado. E sono partito per 17 giorni, ho conosciuto persone, territorio, la cultura, anche sono partito pesantissimo, come penso che capita a tutti quando vanno per la prima volta in viaggio, sia in pellegrinaggio a piedi che in bici. Noi sempre partiamo pesantissimi e poi capiamo che va bene quel ciampo, quella barretta di cioccolato che abbiamo portato non sarebbe utile e lasciamo. Sicuramente sono diventato un'altra persona da quel momento in poi in cui ho raggiunto Paraty e mi hanno cambiato proprio la vita, la forma di vedere la vita proprio. È stato, sì, uno dei miei viaggi più belli. Per me è stato il mio primo viaggio, in realtà il primo viaggio quando con la bici così pesante ho scalato il Pian San Bernardo. Lo so, è una cosa magari semplice da fare, ma per me avevo tanta ansia di questa salita, soprattutto con la bici piena di bagagli e quando sono arrivata su sicuramente il bagno nel lago con l'acqua gelata è stata un'esperienza unica. Sì, Ci, ci vuole. unica. Quando si arriva lì ci vuole un bagno. Bella Ah, domanda. sì. Vuoi iniziare? Vai, Tu. tu. La nostra missione è cambiare il mondo. Cioè, noi siamo, cioè esiste quel
progetto ora che siamo durante la pandemia, c'è un progetto che si chiama Next Generation EU, no? Io dico sempre chiaro che la Next Generation siamo noi, perché è da tempo, da quando ho iniziato a studiare l'ambiente che io studio, che io sento le persone dire le prossime generazioni, dobbiamo aspettare le prossime generazioni, e queste generazioni non arrivano niente. C'è sempre questo discorso, sono sempre le prossime, no, siamo noi le prossime e noi facciamo quello che dobbiamo fare in modo che le altre, le prossime, abbiano un mondo un po' migliore. E Ciclowine nasce da questa idea di cambiare il mondo nella maniera in cui noi possiamo farlo e nasce con la preoccupazione dello sviluppo sostenibile, che per noi è importantissimo, che fa parte della nostra vita quotidiana, e vogliamo anche intraprendere un percorso professionale che coinvolgesse tutti i nostri pensieri per la sostenibilità. La Bisci, essere in Bisci non è un sinonimo di essere sostenibile, no? Perché nonostante la Bisci abbia un'impronta ecologica minore che altri mezzi di trasporto, noi anche creiamo anche tanti rifiuti, creiamo degli impatti sui sentieri, sui piccoli borghi dove soggiorniamo, consumiamo dei risorsi, e dunque c'è la preoccupazione anche durante un viaggio di farlo diventare sostenibile. Gli obiettivi è di promuovere questi viaggi e stimolare le persone ad andare in giro, ma anche rispettare la cultura, conoscere la cultura dei posti dove andiamo, creare valore economico perché è importante, ma soprattutto avere questa impostazione di cura dell'ambiente, in modo che noi, tramite un turismo sostenibile, riusciremo a promuovere, creare valori, ma mantenendo questo patrimonio culturale, patrimonio ecologico e anche un capitale economico per le prossime generazioni. Io penso che questa è la nostra missione. Sì. E se tu vuoi aggiungere qualcosa in più, no, fallo. ha detto abbastanza. E quello che vogliamo fare è proprio promuovere questa modalità di viaggio, perché un viaggio sostenibile è possibile, un viaggio sostenibile che rispetti il territorio che si attraversa è possibile, e inoltre valorizzare tanto la cultura a chilometro zero, e soprattutto poi le culture che rispettino l'ambiente, quindi siamo molto attratti dal biodinamico e dalle cose naturali. Appunto, Chiara è un'esperta di vino, io sono quello che assaggia, ma non capisco niente. Per questo nel nostro nome c'è Ciclowine, perché poi i territori che vogliamo soprattutto promuovere sono quelli che attraversano il patrimonio vinicolo che c'è sia in Italia che in tutto il mondo ormai, e quindi è quello. Però siamo attratti principalmente da chi produce questo tipo di prodotto in maniera sostenibile, appunto. Sì, promuovere viaggi insieme alla cultura locale, e quando parliamo di culture stiamo parlando anche del vino, e conoscere la cultura locale, cioè il vino locale, è anche una delle nostre proposte di viaggi, Di esperienza. cioè esperienza, non soltanto conoscere le persone dei posti, ma anche conoscere i prodotti locali, e se c'è possibilità di conoscere la forma con cui le persone producono questi prodotti, soprattutto quelli che sono veri guerrieri, che producono senza agrotossici, senza pesticidi, nel pieno rispetto dell'ambiente, e poi quando lavorano il prodotto non aggiungono dei prodotti chimici, cioè cercano di mantenere una qualità ottimale del prodotto, in modo che la nostra salute anche sia mantenuta. Questo è sostenibilità. E
E proprio è questo, è tramite questi valori, tramite questa idea che nasce Ciclo Wine. Noi vogliamo stimolare, portarvi sia tramite i nostri video, sia insieme Sì. nei viaggi che possiamo proporre insieme, non soltanto in Italia, in tutto il mondo, perché no? Anche in Brasile, anche in Europa, perché la cultura del vino è molto presente qua, in Brasile non tanto, ma è tutto il mondo, cioè, ma l'Europa e Italia, chiaro, sono i nostri, come si dice, carri forte, cioè, e soprattutto la francigena che la conosciamo bene, già siamo arrivati fino in su e in questo state arriveremo fino in giù. E- Le nostre speranze per il futuro, in realtà, quello che noi diciamo sempre è che quello che dobbiamo fare è agire nel presente per avere un futuro. E sicuramente quello che abbiamo detto fino adesso, insomma, racchiude quello che noi ci aspettiamo e speriamo che ci sia, che questo mondo che noi ci immaginiamo sia possibile. Se siamo in una pandemia Eh, e non sappiamo come usciremo, ma la certezza che dobbiamo avere è che dobbiamo cambiare sin da allora, sin da questo momento, per avere un futuro. Cioè, la sostenibilità sta in ogni momento della nostra vita, noi dobbiamo capire questo. Cioè, ogni scelta che noi facciamo dentro il supermercato deve essere coinvolta dai valori della sostenibilità. Anche questa è una responsabilità nostra di fare diventare questi valori, queste caratteristiche dei prodotti eh, presenti nella vita delle persone, sia nella scelta di un vino, sia nella scelta di un cibo specifico e durante un sia viaggio nella scelta del mezzo di trasporto. e anche del mezzo di trasporto che è così importante, no? Per le emissioni di CO2 e se non ragioniamo oggi su queste cose, sulle nostre scelte, su come facciamo le cose quotidiane, non avremo un futuro o anche le prossime generazioni avranno un futuro peggio del nostro. Stiamo nel momento di transizione, questa pandemia è sicuramente una, una risposta dell'ambiente a tutto ciò che stiamo facendo. Io ci credo tanto, non è soltanto una credenza mia, ci sono fatti veri di cambiamenti che fanno con che gli animali che erano lontani dagli uomini l'uomo sta arrivando più vicino a loro perché sta disboscando e sta entrando dentro le foreste. È chiaro che le malattie che prima erano appartenenti a soltanto degli animali facendo anche parte di noi perché, chiaro, loro sono più vicini di noi e noi dobbiamo rispettare di più queste cose, no? E se non rispettiamo rischiamo che il futuro sia peggio di questo, no? E dunque dobbiamo cambiare ora, la generation next è ora, non è next, non è dopo. E, e questa è la nostra scelta con Ciclo Wine di promuovere un turismo più sostenibile, coinvolto dai valori sociali, culturali, economici, perché no? Dobbiamo avere la sostenibilità economica e anche ambientale nelle scelte turistiche, che è una industria che produce, che crea tanti impatti se fatta in una maniera senza rispetto. Non sto dicendo che il turismo di massa fa male se fatto male, però è possibile migliorare come tutto in questa vita. Tutto è possibile cambiare e andare verso la sostenibilità. Non dobbiamo cambiare la, eh, la essenza dalle cose, ma sì, qualche cosa sì. ma, ma cioè nel senso del turismo si può anche adattare il turismo di massa a un turismo un po' più sostenibile. Non si può dire non possiamo più fare il turismo di massa.
ma bensì farlo diventare un po' più sostenibile già sarebbe un buon inizio. E in più promuoviamo e stimoliamo anche che voi intraprendete i vostri percorsi in bici o con noi o da soli o non lo so, per le vostre nozze, i viaggi di nozze o eccetera, ma fate, andate in natura, andate a conoscere i piccoli paesini come questo dove siamo noi oggi, che è bellissimo, siamo a Civita di Bagnoregio e questo va valutato, va apprezzato, no? Ogni volta di più e sempre con rispetto alla cultura, alla storia, alle regole sanitarie e è così. Grazie Sergio. Grazie Sergio, sì, è stato un piacere, un gustasso. Scusaci, sicuramente dovrai tagliare qualcosa perché parliamo molto, però vabbè, sarà un video diverso rispetto ai tuoi soliti. Forse dovrai cancellare tutto. Tutto. Facci sapere. Chiacchieriamo un po', te ne sei accorto anche quando ci siamo sentiti la prima volta. E quindi le nostre speranze siano che riusciamo ad attuare quello che stiamo... Mi è piaciuto. Ricominciamo. Chiara, è così. Ok. Tanto questo lo tagli mentre leggiamo le domande. No, ma già no, è una chiacchiera alla fine. Ma sì, Sì. grazie. Ci Ciao. vediamo, arrivederci, ciao.